Ben ritrovati cari amici tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti. Oggi, come promesso, la lavagna tattica della partita giocata ieri dal Milan contro il Bari nel preliminare di Coppa Italia è vinta per 2-0, quindi andremo a vedere le immagini, alcune delle immagini della partita per capire quelle cose che a occhio nudo, vedendo la partita live, non si notano e che sono invece molto molto importanti per capire tutto il lavoro che c'è dietro quello che poi si vede in campo. Faremo anche un breve cenno a quella che è la situazione dello spogliatoio, perché ci sono state delle dichiarazioni importanti di alcuni giocatori, ma prima di tutto vi chiedo di sostenere questo canale con iscrizione, accensione della campanella, like e commento anche tattico per far conoscere questo canale grazie all'algoritmo. Grazie a tutti. Allora, innanzitutto, veloce riassunto di quello che ho già detto nel video post partita. È stata una partita che non deve far pensare che il Milan sarà quello che abbiamo visto ieri sera, perché il vero Milan sarà quello che vedremo nelle prossime partite, con in campo giocatori come Modric, come Yashari, come una delle due punte, perché un'altra punta arriverà sicuramente, questo l'ha detto Tare, non si sa se Højlund, Vlahovic o qualcun altro, ma qualcuno arriverà, e quindi inutile farci prendere da depressione o entusiasmo per una partita del genere, che era solo importante al fine di qualificarsi per la Coppa Italia, uno dei 3 obiettivi che ha il Milan quest'anno. Però, anche se è una partita bugiarda, perché il Milan non giocherà, ripeto, quasi mai con questa formazione, con la formazione che è scesa in campo ieri sera, ci sono stati degli spunti interessanti su cui vale la pena di riflettere. Innanzitutto, come dicevo, dichiarazioni molto molto positive di molti giocatori, tra i quali Gabbia, ad esempio Pavlovic, Ricci, che sono stati intervistati a fine partita, che hanno detto che chiaramente c'è da lavorare, siamo solo all'inizio, ci sono tante cose da limare, da mettere a posto, ma c'è un entusiasmo, c'è una consapevolezza, c'è uno spogliatoio unito, c'è un'unità di intenti che non si era vista soprattutto nell'ultima stagione. Quindi già il fatto di aver costruito uno spogliatoio unito, un gruppo unito e una mentalità professionale che aiuterà i giocatori a dare il 110% in tutte le partite e che li aiuterà a fare quello che hanno detto, cioè a guardare partita dopo partita senza porsi degli obiettivi troppo a lunga scadenza, ma cercando di concentrarsi e di impegnarsi in ogni singola partita che giocheranno. Già questo è sicuramente un buon inizio. Poi il vero Milan, come ho detto, si vedrà probabilmente a partire dalla Cremonese, dalla prossima partita che sarà la prima di campionato, perché lì vedremo quello che sarà lo schieramento ritenuto più affidabile al momento. Ma poi, come ho detto, la valutazione, la prima grande valutazione del lavoro svolto da Allegri e dal suo staff verrà fuori dopo 10-15 giornate, perché il Milan deve assestarsi, è una squadra completamente rivoluzionata negli uomini, nello spirito, nel modo di giocare, e quindi c'è bisogno di tempo. Ma andiamo subito a vedere le immagini, perché, come dicevo, ci sono degli spunti interessanti che vorrei farvi vedere e che dimostrano che ci sono dei meccanismi già particolarmente efficienti ed efficaci che ci aiuteranno a non fare gli errori che abbiamo fatto nella scorsa stagione. Uno di questi è la difesa. Come vedete, abbiamo in questa fase in cui stiamo prendendo praticamente un contropiede del Bari, una delle poche azioni offensive della squadra del Bari. Abbiamo 3 giocatori sulla linea difensiva, altri 3 sulla linea di centrocampo e 2 giocatori, Loftus-Cheek e Pulisic, che stanno rientrando. Le note positive sono che Tomori, che era andato praticamente in avanti, perché chiaramente questo è un contropiede, quindi Tomori si era spostato in avanti perché stavamo costruendo un'azione offensiva, è fuori posizione, ma come vedete Estupiñán, che è molto bravo a leggere la situazione, a guardare il movimento dei compagni, capisce che deve stringere per formare la linea a 3 e quindi per dare solidità in questa zona del campo, malgrado ci sia questa ampia zona di campo scoperta, perché la squadra avversaria sta giocando sulla fascia opposta,
E poi guardate anche il comportamento di Ricci che temporeggia sul portatore di palla, di Fofana che cerca di andare a chiudere, e la squadra che si ricompatta con una linea perlomeno di 4 difensori e che costringe il Bari a tirare da fuori area. C'è da notare che, come vedete, Pulisic è un giocatore che non si risparmia mai e quindi cerca di rientrare il prima possibile per dar manforte alla fase difensiva, anche se qui è un po' in ritardo perché era chiaramente stato coinvolto nell'azione dell'attacco e quindi era dalla parte opposta del campo. La cosa che mi fa un po' meno piacere è vedere che Loftus-Cheek, lo vedete qui, rientra trotterellando, poi a un certo punto quasi si ferma e poi quando si accorge che l'azione invece diventa pericolosa riparte per cercare di tornare in posizione. Ecco, questa cosa qui, un centrocampista nella sua posizione, quindi in un centrocampo a 3, non la deve fare perché è vero che i 3 centrocampisti sono questi, quindi Loftus-Cheek, Ricci e Fofana, ma è la difesa che in questo momento è in difficoltà perché non è più a 4 e non è neanche a 5 come avrebbe dovuto essere, quindi c'è un momento di difficoltà e in questo momento di difficoltà, come vedete, Ricci si danna l'anima per rientrare e andare a chiudere. Fofana è comunque già rientrato e è in posizione ottimale per cercare di chiudere i varchi. Loftus-Cheek dovrebbe essere in una posizione più arretrata per dar manforte perché dobbiamo difendere perlomeno con 7-8 giocatori, quindi compattezza della squadra in fase difensiva, qualche giocatore che ancora non ha capito che durante la fase difensiva quando c'è un pericolo e quando la squadra avversaria supera la metà campo si difende tutti, cioè si rientrano tutti. Come vedete, Pulisic, per quanto ho detto leggermente in ritardo, però è rientrato praticamente da una posizione avanzatissima, cioè ha fatto più strada Pulisic nello stesso tempo che Loftus-Cheek e partivano da situazioni diverse. Vedete, Loftus-Cheek è qui, Pulisic è qua, ci sono quasi 15 metri di campo, eppure Pulisic arriva prima in questa posizione rispetto a Loftus-Cheek che temporeggia. Ecco, questo temporeggiare, questo lasciare che alla fase difensiva, che della fase difensiva se ne occupi la difesa, come facevano i nostri centrocampisti nella scorsa stagione, Fofana, Reinders, soprattutto Reinders e Loftus-Cheek quando ha giocato, non deve più succedere. Cioè i centrocampisti devono capire che sono parte integrante della fase difensiva e che non possono, come sta facendo Loftus-Cheek qui, trotterellare e lasciare la responsabilità della fase difensiva solo alla difesa o a quei pochi centrocampisti che rientrano. Tutti e 3 i centrocampisti devono rientrare tutti per dare copertura, per dare solidità alla fase difensiva e spesso dovranno rientrare anche gli attaccanti esterni o il trequartista o la mezza punta, come in questo caso qui, perché quando una squadra, come è successo ieri, il Bari ci attacca con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori, noi dobbiamo essere perlomeno in superiorità numerica, perlomeno in 8-9 giocatori. Quindi nota positiva, difesa da squadra, difesa di squadra, un po' meno positiva su alcuni giocatori che non hanno difeso per come dovevamo. Altra cosa che vi volevo far vedere, abbiamo fatto tanti cross e tanti tiri da fuori area e questo è un cambio di mentalità. Noi, se vi ricordate, soprattutto anche nell'ultima stagione, avevamo difficoltà a crossare e quei pochi cross che facevamo li facevamo male anche su calci piazzati e poi soprattutto tiravamo pochissimo da fuori area, quando i cross e il tiro da fuori area sono 2 armi fondamentali quando giochi con squadre chiuse, perché il pallone che spiove in area di rigore può essere sicuramente spizzato, può essere deviato, insomma può arrivare sui piedi di un nostro giocatore che da questa posizione qui, dal limite dell'area piccola, ha più facilità a buttarla in rete rispetto che a tirare da fuori area. E il tiro da fuori area spesso, se fatto da giocatori ovviamente con i piedi buoni, risolve come il cross molte partite complicate o stappa, come si suol dire, partite complicate che poi vanno in discesa perché l'avversario è costretto
a rincorrere, ad aprirsi e a lasciarci degli spazi. Quindi anche qui si vede un cambio di mentalità, tanti cross, come vedete abbiamo dei colpitori di testa, questo è Pavlovic, ma abbiamo Gabbia, lo stesso Leao giocando di punta ha fatto gol e anche dimostrato di poter essere efficace dentro l'area di rigore, ma lo stesso Loftus-Cheek, Fofana, cioè abbiamo giocatori che possono colpire di testa. In questo caso Pavlovic è stato anticipato, ma come vedete quando il pallone arriva qui e noi abbiamo 4-5 giocatori nell'area piccola del portiere, tutto può succedere e la partita si può sbloccare in un attimo. Qui Leao era fuori posizione, colpisce di testa, riporta il pallone verso l'esterno e qui Fofana fa veramente una gran bella cosa, stop di petto a seguire per scavalcare il difensore, veramente una rabona fatta col petto, e poi calcia perfettamente di collo pieno, di collo pieno sinistro sul portiere, che ovviamente però è ben piazzato e riesce a respingere, ma questa è veramente una gran bella azione perché Leao vede bene Fofana, Fofana stoppa a seguire, lascia rimbalzare il pallone per terra e lascia partire un missile che il portiere fortunatamente per il Bari riesce a intercettare, ma grande azione scaturita da un cross. Qui vediamo Pulisic che, come ho detto, ho avuto un piccolo confronto con un tifoso sul canale, lui dice, lui è un allenatore, dice Pulisic non giocherà mai esterno di centrocampo, ma giocherà o seconda punta o trequartista o comunque starà fuori. Io, che non sono l'allenatore, però ho giocato tanti anni a calcio, mi permetto di dire che secondo me Pulisic giocherà in alcune partite da esterno, da quinto di sinistra del nostro centrocampo, perché quando avremo la possibilità di mettere in campo più campioni possibili e quindi quando avremo la punta, che potrà essere Santi Gimenez o quella che verrà, Højlund o Vlahovic o chi sarà, Leao giocherà quasi sempre da seconda punta, quindi dietro la prima punta a tutto campo, e quindi cosa fai? Pulisic lo tieni in panchina contro alcune squadre più forti per avere più equilibrio, giocherà Estupiñán come esterno di centrocampo come ha fatto ieri sera, ma in alcune partite potremo vedere, o in alcuni frangenti di alcune partite potremo vedere Pulisic non a tutta fascia, quinto di centrocampo, però con la facoltà di attaccare sulla fascia. Poi chiaramente ci saranno dei movimenti per cui alcuni giocatori del centrocampo, mi riferisco soprattutto a Yashari, potrebbe scalare la posizione per andare a sostituire Pulisic nella fase di non possesso, quando la difesa poi si mette a 5, e quindi non è detto che Pulisic faccia tutta la fascia, ma abbiamo già visto Pulisic rientrare tantissimo anche lo scorso campionato, in quel caso sulla fascia destra, ma la sua posizione naturale è questa, sulla fascia sinistra. Infatti lo vediamo molto a suo agio nel dribblare, nel passare il pallone a Fofana che gli restituisce il pallone, e qui purtroppo Pulisic, con i piedi che ha e la testa che ha, avrebbe potuto e dovuto mettere il pallone in questa posizione qui, dove vedete c'è in agguato Leao che sta dimostrando di essere un centravanti puro, perché molti mi dicevano che non avrebbe mai potuto giocare da punta centrale. Allegri appena è arrivato l'ha messo centravanti praticamente, e i dati, i risultati gli stanno dando perfettamente ragione. Qui praticamente calcia malissimo il pallone, quasi di stinco, il pallone va a finire completamente da un'altra parte, ma come ho detto prima facciamo molti cross. In questo caso Tomori è bravissimo a stoppare la palla, a mettersela nella posizione migliore, a calciare un pallone perfetto, perché questi palloni a uscire sul dischetto del rigore sono imprendibili per il portiere, che non può uscire perché difficilmente riesce a prendere il pallone. Però come vedete il portiere che aveva pensato all'uscita poi è costretto a indietreggiare, e se gli prendi il tempo come ha fatto Leao, che ha colpito da centravanti vero, perché questo è un gol non solo per posizione e per tempismo, ma anche per stacco di testa e per tecnica. Guardate come con la testa indirizza il pallone dove vuole lui. Questo è un gol da centravanti vero, e quindi facendo tanti cross e sfruttando le nostre doti aeree, che non sono solo quelle di Leao come dicevo, ma sono quelle di Loftus-Cheek, di Fofana, Pavlovic, Gabbia eccetera eccetera, siamo passati in vantaggio con un bel gol. Purtroppo credo che proprio su questo gol Leao si sia
infortunato, speriamo sia solo una contrattura come dicono. Però la contrattura è l'anticamera dello stiramento, perché le fibre, come ho detto nel video di ieri, si contraggono a protezione di quelle poche fibre che si stanno per rompere, e quindi soprattutto in quella parte della gamba, quindi il soleo o comunque la zona del polpaccio, è una zona delicatissima, quindi dobbiamo andarci cauti e magari avere un po' più di pazienza per recuperarlo bene. Rivediamo qui dall'altra angolazione lo stacco di Leao portentoso, con l'indirizzamento, con il collo che gira e con la fronte che colpisce il pallone con una frustata che diventa imprendibile per il portiere, quindi grande soddisfazione per questo gol. Poi entra Santi Giménez. All'inizio Santi Giménez, come ho detto, non fa quello che avrebbe dovuto fare, perché lui è abituato a giocare in una posizione non precisa, non è centravanti di sfondamento da area di rigore come Vlahovic, come Højlund, come Holland, eccetera. Lui fa tanto movimento, è più una mezza punta di movimento o una punta tipica. Infatti vedete che staziona più lateralmente, torna indietro, viene a prendere il pallone invece di far salire la squadra, di fare da boa, di fare a sportellate con i centrali difensivi. Ma fatto sta che in questo momento, se noi riusciamo, in questo momento diciamo è un'azione che vi volevo far vedere, perché noi dobbiamo essere bravi anche a fare questo tipo di lavoro, cioè ad andare a pressare la squadra che costruisce dal basso. Quindi in questo caso Santi Giménez sta facendo il suo, perché sta in una posizione corretta in prossimità dell'altro difensore centrale. Pulisic va sul portatore di palla, su quello che fa partire l'azione, e se noi facciamo questo tipo di pressing e soprattutto sfruttiamo giocatori come Loftus-Cheek, che fisicamente sono molto forti, come vediamo qua, e riusciamo a intercettare e interrompere la costruzione dal basso, come vedete recuperare palla sulla tre quarti in questa posizione ci consente di andare velocemente al tiro. E queste sono azioni che qui, per sfortuna di Pulisic, come vedete il tiro viene deviato dal piede del difensore, ma questo sarebbe stato probabilmente un gol, perché quando Pulisic calcia all'inizio, appena entrato in area di rigore, quasi all'altezza del dischetto del rigore, con un pallone in movimento, difficilmente sbaglia la porta, difficilmente non segna. Quindi questo è ciò che dobbiamo assolutamente fare quando incontriamo squadre che costruiscono dal basso. Non l'abbiamo fatto benissimo, l'abbiamo fatto in alcuni casi come in questo in maniera molto efficace, in altri siamo stati un po' più blandi, non abbiamo pressato con tutti i giocatori, e quindi se vai a pressare solo con 3 giocatori scusate, lasci la facoltà alla squadra avversaria poi di trovare i varchi per uscire dalla fase di pressing, e anzi metti in difficoltà la tua squadra, perché se 3 giocatori vanno a fare pressing e gli altri scappano all'indietro, la squadra si spacca in 2 e difendiamo con meno giocatori. Quindi o pressi con 5-6 giocatori, andando proprio a tagliare tutte le linee di passaggio per cercare di recuperare palla velocissimamente, e poi se non la recuperi allora scappi tutto all'indietro, oppure non fai questo tipo di pressing e aspetti l'avversario nella tua metà campo. Però questa è un'arma che dobbiamo assolutamente sfruttare. Qui vediamo una ripartenza, noi abbiamo tanti giocatori per poter fare le ripartenze. In questo caso avevamo Santi Giménez, Loftus-Cheek, Fofana e Pulisic, e come vedete quando partono tutti insieme c'è veramente da mettersi le mani nei capelli per la squadra avversaria, perché qui chi tocca il pallone c'è la possibilità veramente di prendere gol. Qui Pulisic purtroppo non fa la scelta giusta, perché già in questa posizione qui avrebbe dovuto mettere il pallone dentro, perché è vero che c'era la possibilità che Santi Giménez potesse andare in fuorigioco. E apro e chiudo parentesi, Santi Giménez non è in condizione fisica eccellente, ha iniziato da poco la preparazione, ma secondo me sta facendo ancora carichi di lavoro, è poco brillante, la testa gli dice di fare delle cose ma il corpo non reagisce bene, quindi ci vorrà un po', bisognerà aspettarlo, però e in alcuni casi va anche fuori tempo. In questo caso dovrebbe stare molto più attento alla linea, perché qui è questione di centimetri, se riesce a partire con i tempi giusti e
il compagno ti mette il pallone nello spazio, sei davanti al portiere. Quindi due errori. Pulisic che non serve Santi Giménez, non so se perché lo aveva visto forse in fuorigioco o valutato in fuorigioco o meno. L'altro Santi Giménez che non, cioè qui poteva stare anche mezzo metro indietro, che aveva comunque tutta questa zona di campo qui per ricevere il pallone, quindi non hai l'uomo accanto che quindi devi cercare di prenderli quei 10 centimetri che poi sono fondamentali, sei praticamente solo. Infatti il movimento di Santi Giménez è correttissimo, perché si va a creare uno spazio tutto vuoto in cui ricevere il pallone. Qui Pulisic temporeggia troppo e nel frattempo Santi Giménez probabilmente va anche in fuorigioco, ecco, forse qui è già in fuorigioco, e qui Pulisic che potrebbe servire Fofana, che potrebbe servire Loftus-Cheek o potrebbe servire direttamente Loftus-Cheek, che è praticamente solo sul dischetto del rigore, si allarga sull'esterno, va a calciare, tra l'altro neanche molto bene, sì, colpisce la traversa, però il portiere è sicuramente sulla traiettoria del pallone e quindi difficilmente da lì si può segnare. Avremmo potuto sfruttare molto meglio, guardate, ci sono 3 giocatori in una zona di campo completamente libera, perché siamo in netta superiorità numerica in questa porzione di campo, visto che questi 3 giocatori del Bari sono fuori dalla possibilità di intercettare e di intervenire. Qui avremmo dovuto fare sicuramente molto meglio. Andiamo a vedere un'altra azione, ancora Pulisic, come vedete praticamente ha giocato tutta la sua partita sulla fascia sinistra, poi chiaramente ha licenza di accentrarsi, di andare anche a scambiarsi di posizione, ma è sempre partito dall'esterno di sinistra per non dare punti di riferimento, anche perché in questo modo, visto che questa è la sua zona di campo preferita, riesce ad esprimersi ai massimi livelli. Infatti dribbla, rientra, dà un pallone splendido a Fofana che lo stoppa di destro e poi va a colpire quasi a colpo sicuro, però angola poco il pallone, il portiere è piazzato bene, c'è una bella parata del portiere, però questa è un'altra azione che ci fa capire come Pulisic è sfruttato al meglio in questa posizione di campo e come Fofana e Loftus-Cheek sanno aggredire gli spazi e andare poi a ricevere il pallone al limite dell'area per poter calciare in porta. Fofana l'ha fatto tante volte, ha fatto 2 bei tiri, quello che abbiamo visto ora, quello che abbiamo visto prima è questo, poi purtroppo nelle altre occasioni ha calciato malissimo, però è già importante che arriviamo con così tanta facilità a calciare in porta, è importante che calciamo in porta soprattutto da fuori area, è importante che i nostri giocatori si facciano trovare lì dove devono farsi trovare, Loftus-Cheek, Fofana, Saelemaekers, Ricci, eccetera eccetera. Quindi poi ovviamente i gol arriveranno. Qui c'è l'azione del Bari, in questo caso stiamo prendendo una ripartenza, non è perfetta la lettura di Ricci che vedete si fa sfilare alle spalle il numero 8 del Bari, c'è Pavlovic che è uscito in questo caso secondo me non in maniera molto corretta sul portatore di palla, perché qui sul portatore di palla avrebbe dovuto esserci un centrocampista, però comunque diciamo che non è totalmente sbagliato il movimento che ha fatto Pavlovic, perché ha rotto la linea ma per andare sul portatore di palla che era in una zona complicata perché aveva se no lo spazio davanti per poter avanzare. Qui legge male Ricci che si fa sfilare il numero 8 alle spalle, però come vedete Estupiñán è molto bravo a seguire la situazione, a leggere la situazione, ad andare lui a chiudere, pur lasciando il numero 24 solo da quest'altra parte. Ecco, questo movimento qui Teo Hernandez non l'avrebbe mai fatto e probabilmente il numero 8 si sarebbe trovato in questa posizione. Probabilmente Teo Hernandez si sarebbe trovato in questa posizione lasciando tutto questo spazio. E quindi Estupiñán quantomeno ha fatto vedere di essere bravo a leggere la situazione e di essere bravo a farsi trovare nella posizione giusta. Qui siamo messi male perché c'è il solo Gabbia, visto che Pavlovic è uscito sul portatore di palla, c'è Saelemaekers dalla parte opposta e Estupiñán, cioè mancano i 2 difensori centrali. Uno è Tomori che sta rientrando a piccolo passo, diciamo così, e anche questa è una cosa che assolutamente non va bene, perché sapendo che siamo rimasti in 3
e che due di questi tre non sono propriamente difensori centrali ma sono due esterni, qui Tomori avrebbe dovuto ritornare velocemente nella sua posizione, anche perché avrebbe dovuto leggere questo movimento qui del numero 8 che è sfilato alle spalle di Ricci, e quindi avrebbe dovuto capire il pericolo di riformare perlomeno la linea a 4. Però insomma poi alla fine il Bari ha trovato talmente tante difficoltà ad aggredirci non trovando spazi, perché non abbiamo mai concesso spazi alle spalle della difesa, che è andato al tiro da fuori area, però questo è stato veramente un signor tiro di collo interno sinistro, e qui Maignan ha fatto una parata veramente alla Magic Mike, ve l'ho fatta vedere perché è veramente una parata incredibile. Ha preso il pallone, l'ha levato letteralmente dall'incrocio. Considerate quanto è grande la porta, qui in prospettiva sembra più piccola ma la porta è veramente grande, lui è riuscito con un balzo felino a levare un pallone che era già in rete, quindi grandi complimenti a Magic Mike che sembra essere tornato ai suoi livelli. Guardate dove va a prendere il pallone e come lo sposta proprio con la mano fisicamente e lo fa uscire dall'area di rigore. Qui c'è un'altra azione del Milan, c'è un recupero palla del Milan con Pulisic. Guardate il movimento di Santi Giménez, che uno dice ma non è il centravanti. No, non è il centravanti, o meglio nominalmente è il centravanti, ma come vedete gioca in tutt'altra zona del campo, cioè il centravanti dovrebbe stazionare in questa zona, occupare e dar fastidio ai due difensori centrali, e Santi Giménez spazia su tutto il campo. In questo caso passa alle spalle e sfila alla sinistra di Pulisic, giocatore straordinariamente intelligente, con la coda dell'occhio vede il movimento e come vedete non guarda nemmeno, sa già che li sta sfilando alle spalle, e quindi fa un no look, fa un passaggio no look perché sa che arriva Giménez e continua la sua corsa, ostacolato dal numero 93 che però se lo perde, e infatti Santi Giménez è bravissimo e lucidissimo poi a restituire il pallone in piena area di rigore, e Pulisic si gira e senza neanche guardare, si dice no, sente la porta. Sentire la porta significa sapere esattamente dove è la porta anche senza guardare, e Pulisic da attaccante puro si gira praticamente a 180 gradi e calcia in porta e segna un bellissimo gol. Grande contributo di Giménez, che però dimostra di fare movimenti, di essere in zona del campo non da centravanti vero, da centravanti d'area di rigore, ed è per quello che stiamo cercando un centravanti d'area di rigore, perché di giocatori di movimento noi ce ne abbiamo tanti, ma ci manca la boa, ci manca il punto di riferimento, quello che fa salire la squadra e che riesce a darci dei riferimenti. E qui oltre a rivedere il gol da altre angolazioni, vediamo l'ingresso di Modric, che è stato salutato da ovazioni in continuo. Nei primi minuti, come toccava palla, il pubblico andava in delirio, e qui possiamo apprezzare la qualità di la qualità sopraffina di questo giocatore. Stop di sinistro, finta, vedete come passa davanti al pallone fintando di portarlo avanti, e qui mette il giocatore in condizione di spostarsi, quindi questa finta mette fuori posizione il giocatore e poi fa una giravolta e con l'esterno del piede porta via il pallone e si libera per il tiro. Qui avrebbe potuto calciare in porta col giro a effetto. Non contento, perché la posizione probabilmente non era congeniale, finta nuovamente, scansa nuovamente e scarta nuovamente il giocatore e poi va a calciare, però c'ha poco spazio, quindi la gamba è troppo vicina al pallone, dà poca forza, il pallone poi è centrale, ma sono bastati questi 2-3 movimenti per far capire di che pasta è fatto e cosa potremo aspettarci da lui in questa stagione. Quindi per concludere direi che la partita di ieri è stata importante soprattutto perché chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi era importante partire col piede giusto, era importante giocare da squadra e lo abbiamo fatto per larghi tratti della partita, era importante non dare fiducia, non dare possibilità all'avversario che si è spento lentamente durante la partita
Se vi ricordate, nella scorsa stagione noi riuscivamo a resuscitare i morti, perché squadre che erano sempre state in difficoltà con noi resuscitavano letteralmente, e anche quando passavamo in vantaggio la squadra avversaria aveva sempre la sensazione di poter recuperare il risultato. Oppure partivamo ad handicap sotto di 1 o 2 gol e dovevamo farci un mazzo tanto per recuperare la partita, e spesso non ci riuscivamo, arrivavamo solo al pareggio, eccetera. Ecco, tutte queste insicurezze, queste incertezze credo che saranno cancellate da Allegri e dal suo staff, perché la squadra è sembrata più sicura, più consapevole, più compatta, e quando giochi più tranquillo, con la testa sgombra da paure, da incertezze, eccetera, ovviamente rendi molto di più, e poi risultato dopo risultato positivo, cioè risultati positivi conseguenziali, quando cominci a vincere 2, 3, 4 partite, questo aumenta l'autostima, aumenta la considerazione di potercela fare, e quindi aumenta anche la motivazione e il fatto di dare sempre il massimo, che è quello che a noi serve. Poi dove possiamo arrivare lo scopriremo strada facendo, ma è importante ritrovare una squadra, perché noi, come dicevo, ha detto giustamente Allegri appena arrivato, noi eravamo un buon gruppo di giocatori, anzi un gruppo a volte di ottimi giocatori, ma non eravamo squadra. Tornare a essere squadra significa avere il futuro assicurato. Poi da qui a vincere lo scudetto, a ritornare competitivi in Europa, ce ne vuole, ma farò un video dove vi spiegherò cosa serve per tornare a competere con le grandissime, i top club a livello europeo, perché molti tifosi ancora non hanno capito che il problema non è la proprietà, i dirigenti e quant'altro. C'è un altro problema di cui parlerò appunto in questo video. Per adesso è tutto, spero che vi sia piaciuta questa analisi tattica, ditemi cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Mina.